Bologna finisce qui. Bologna batte Inter 2-1 e l'Inter è fuori dalla Coppa Italia agli ottavi di finale. Dopo 2 vittorie consecutive di questo trofeo, l'Inter si ferma subito al primo turno, si arrende al Bologna di Thiago Motta in una serata in cui c'è veramente poco da salvare, perché la porti ai supplementari e quindi butti via tantissime energie. Lautaro Martinez esce acciaccato e speriamo che non sia davvero nulla di grave, perché perdere un altro attaccante, perdere soprattutto Lautaro Martinez, non ce lo possiamo permettere. E siamo fuori dalla Coppa, che può essere visto da 2 lati, Simo. Da un lato dispiace perché comunque perdere non fa mai bene e perdere è sempre un qualcosa con cui bisogna fare i conti. Dall'altro lato ti togli qualche partita davanti, perché comunque ai quarti di finale ci sarebbe stata la Fiorentina, in un'eventuale semifinale probabilmente Atalanta-Milan, partite ad alta intensità che avrebbero tolto tante energie nei momenti cruciali della stagione. Detto che, per come sono fatto io e come immagino tanti tifosi, dire ok, abbiamo perso, sono contento, faccio davvero fatica a dirlo. In una partita in cui purtroppo bisogna fare i complimenti a Thiago Motta, perché 90 minuti l'ha giocati tutti dietro, senza praticamente giocare la partita, chiuso a proteggere la propria area di rigore, poi mette dentro energie fresche con Zirkzee e Ndoye e ha ragione lui, la porta a casa con proprio quei due che con 2 tiri in porta segnano entrambi i gol e vincono la partita. L'Inter sbaglia un calcio di rigore con Lautaro Martinez e esce purtroppo in una serata che si vedeva che aveva quelle vibrazioni lì. Sì, arrivo anche a dire complimenti fino a un certo punto, nel senso che poi gli è andata anche molto molto bene, perché giocando così, lo diciamo spesso anche di Allegri, oggi ha centrato proprio la partita in cui tutti i tasselli si sono incastrati nella maniera migliore. L'Inter esce in maniera totalmente immeritata, per quanto non abbia fatto una partita travolgente, però ha fatto secondo me molto 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 meglio del Bologna, e alla fine subisce 2 tiri, 2 gol, con due azioni, la prima soprattutto anche con un po' di fortuna da parte loro, però comunque vabbè, capitano anche queste cose, quindi c'è poco da fare. Io dal punto di vista degli obiettivi, della visione sulla stagione, come dicevo anche prima, avrei voluto andare avanti in Coppa Italia, non sono contento che appunto adesso ci siano meno partite eccetera. È sicuramente il lato positivo della questione negativa. Però nel momento in cui sei in corsa ancora in Champions League e sei primo in campionato con l'obiettivo dichiarato della seconda stella, se esco in Coppa Italia diciamo che me ne faccio una ragione. Mi dispiace solo essere uscito così, essendomi giocato forse Lautaro Martinez, adesso vedremo se avrà avuto un problema serio o no, avendo fatto un supplementare con giocatori come Acerbi e Darmian su tutti che hanno fatto 120 minuti, sperando quindi di non risentirne a livello fisico contro il Lecce. Per il resto dispiace per come è successo, però vabbè, dopo 2 vittorie di fila in questa competizione non mi strappo i capelli, ecco, diciamo così. No, sicuramente no, dipenderà un po' dagli strascichi che avrà una sconfitta così, da come riparti, da quello che sarà la prosecuzione della stagione. Sto concretamente rosicando in questo momento, Simo, perché domani mi toccherà leggere il fenomeno Thiago Motta, l'inventore del nuovo calcio, che per carità sta facendo benissimo a Bologna. Sono al 4º posto meritatamente per quello che hanno fatto vedere fino ad ora, però mi vado a riguardare la partita, le occasioni di Arnautovic, le occasioni di Frattesi, l'occasione di Lautaro Martinez sul rigore, cioè è ancora una volta una partita in cui l'Inter crea tanto, spreca troppo. Dall'altra parte 2 tiri, cioè hanno avuto un'occasione con Fabian all'inizio, un po' casuale così, e poi non si sono più nemmeno affacciati. Anche dopo il gol subito, cioè per i primi minuti non è che si sia vista una reazione da parte del Bologna, eccetera. Noi forse ci siamo sbilanciati troppo e siamo stati anche un po' ingenui nello sbilanciarci in quel modo lì,
però faceva un po' parte della partita, e loro hanno due giocatori, Zirkzee che approfitta dell'errore di Audero sull'uscita sul calcio d'angolo e quel gol arriva così, e poi c'è Ndoye che è velocissimo in contropiede ci punisce. È una partita dove io mi porto a casa, cerco di trovare i lati positivi, Simo, perché quelli negativi li abbiamo detti e ce ne sono sicuramente. Cerco però di guardare i lati positivi, e mi viene da dire che comunque quest'Inter, secondo me, ha dimostrato che rispetto alle altre gare qualcosa per me ha imparato, cioè rispetto alla gara per esempio col Benfica, in cui è andato in campo con tanti giocatori alternativi e titolari, questa volta con un turnover più moderato, ma comunque un turnover c'era, l'atteggiamento è stato sicuramente differente, e ho visto un Inter credibile che ha messo sotto comunque la squadra quarta in classifica in campionato. Poi adesso mi diranno, era il Bologna è in questo momento quarto in campionato. E ho visto l'Inter giocare bene, creare e dominare comunque l'avversario, per tutto quello che è stato l'incontro nei tempi regolamentari soprattutto. E poi mi porto a casa delle prestazioni incoraggianti da parte soprattutto di alcuni singoli, e anche comunque la mentalità che sta cercando di portare questo allenatore Inzaghi, che io l'ho sempre detto, dal presidente in giù parlano tutti di seconda stella. Lui invece ci tiene sempre a dire no, l'obiettivo è giocare più partite possibile. E anche qui, secondo me, ha di nuovo dimostrato come lui ci tenga a giocare più partite possibile, e ha cercato di vincere ogni partita giocata. È una questione anche di mentalità questa, che comunque per me ha un valore. Non so, Simo, se tu hai qualcos'altro. No, ma mi dispiace solo di leggere in chat molti commenti molto critici in virtù di una partita dove comunque l'Inter ha giocato meglio dell'avversario ed è uscito e ha perso perché il calcio, purtroppo, per fortuna, ognuno ha la sua opinione, a volte ti sforna anche partite di questo tipo. Secondo me è per fortuna, perché per quanto oggi si vada male è anche il bello del calcio. Però oggi l'Inter ha fatto quello che doveva fare. Semplicemente è mancato il gol, è mancato un pizzico di fortuna in alcuni casi, un pizzico di precisione in altri, e poi alla fine il Bologna è stato bravo e fortunato a trovare questi 2 gol, ma sinceramente la partita di stasera non intacca in alcun modo quella che è secondo me quella che è la mia considerazione dell'Inter, dell'allenatore, della visione, della mentalità. È una partita che purtroppo è girata così, ma ne abbiamo viste giocate di molto peggio, non tante per fortuna, però alcune sì, e questa sera io sinceramente mi viene da accettarla in questo modo, perché se avessimo approcciato come col Benfica ti direi porca miseria, potevamo almeno provarci e uscire in maniera migliore. L'Inter stasera la sua partita l'ha fatta. Poi non lo so, negli scorsi anni si diceva ma le coppette non contano e Inzaghi deve vincere lo scudetto. Adesso usciamo da qui, sembra il dramma della storia, non lo so. Alla fine faremo il conto a fine stagione, però oggi mi sento di dire questo personalmente. Ma io sto cercando di leggere la chat, faccio sinceramente fatica, perché tutta questa cattiveria che sto leggendo in chat, francamente con dei commenti anche da censura, la trovo abbastanza fuori luogo, ecco, perché l'uscita dalla Coppa Italia non può cancellare, secondo me, tutto quello che si sta facendo in una partita in cui sono stati gli episodi a decidere. Io delle critiche le ho mosse, per esempio anche la gestione di questa gara, soprattutto per quanto riguarda Lautaro Martinez. Secondo me a un certo punto era evidente che Lautaro Martinez dovesse uscire, e l'utilità di fargli fare quei 10 minuti in più nell'impatto della partita non si è vista, e anzi rischi di purtroppo compromettere o comunque di crearti dei problemi nelle prossime partite. Quindi francamente quella gestione lì la critico. E a livello poi di quello che è stata la gara, ragazzi, cioè Simo, non so davvero come commentare una partita in cui sbagli il calcio di rigore e potevi andare in vantaggio. Le occasioni per segnare ne hai parecchie, e loro riescono in qualche modo a rimanere a galla, e poi la vincono con 2 tiri in porta. Che gli devo fare? In una partita così, in gara secca, può capitare. Ma sì, esatto.
Cioè, bisogna anche a un certo punto farsene una ragione, nel senso, va bene essere arrabbiati, ci mancherebbe altro, però chiedere la testa di mezza squadra per una partita così, non seguiamo il calcio allora, se non siamo consci del fatto che 1 su 10, 1 su 20, 1 su 30 di partite così ne emergono. E il calcio è fatto anche di questo. Poi anche lì sulla gestione. Alla fine poi, come sappiamo bene, governa il risultato, perché probabilmente la lettura di Inzaghi è stata: io non tolgo Lautaro ma tolgo Arnautovic perché in 20 minuti in questa partita dove già ho giocato bene per 70, 20 minuti di Tula più Di Marco e Barella, un gollettino lo trovo e vinco al 90esimo. Magari è stata questa il pensiero. È così folle e sbagliato? No. Poi a posteriori ti dico, mannaggia, potevamo levare Lautaro effettivamente, però alla fine è sempre un discorso a posteriori. Sul momento noi siamo qui sulla nostra comoda poltrona e viene facile dire le cose. Magari chi sta in panchina fa più fatica. Avesse tolto Lautaro e magari avesse perso il 90esimo per un qualche altro motivo, avremmo detto ma non poteva invece lasciare Lautaro, così magari con la Tulla vincevamo. Non se ne esce più. Io l'unica scelta che contesto totalmente e che non ha avuto la minima rilevanza, ma lo dico proprio per questo, è stata la sostituzione di Bissek, perché dal mio punto di vista, per quanto ammonito, visto che avevi in campo Acerbi anni 35 e Darmian anni 34, o vice quello che si sono fatti 120 minuti, io avrei preferito rischiare il rosso a Bissek nell'8avo di Coppa Italia e non l'affaticamento a uno di questi due che poi ci servono. Questo per esempio per me, per come l'ho vista io, è stata una scelta sbagliata, ma anche qui è un po' aria fritta, mi permetto di dire, a posteriori è sempre facile, poi per carità. Poi sul discorso Lautaro Martinez non doveva tirare il rigore, lo sappiamo che Lautaro Martinez non deve essere il rigorista dell'Inter, però io vado a rivedere chi c'era in campo in quel momento lì, chi doveva tirare il rigore. Cioè, o lui o Arnautovic. Lui o Arnautovic, ma io Arnautovic, se tu gli fai tirare il rigore e metti che lo sbaglia come Lautaro Martinez, Lautaro sabato lo recuperi, non c'è problema. Arnautovic lo accantoni e definitivamente hai buttato via tutti i soldi, perché già è in un momento di down. Oggi secondo me sbaglia dei gol pesanti, quindi la prestazione per me è rimandata sicuramente, però qualche segnale di poter fare qualcosa me lo aveva dato fin qui. Troppo poco per essere la terza punta dell'Inter, chiaramente, però qualcosa mi aveva fatto vedere, ecco, a livello di crescita. Ma se gli fai tirare il rigore e lo sbaglia, te lo giochi totalmente. Chi lo fai battere? Aslani? O non lo so, non è che ci fossero tutti questi calciatori di rigori in campo in quel momento. Quindi per me è giusto così, il capitano si prende la responsabilità di tirarlo, lui che va anche per i 30 gol nell'anno solare, è in buona fiducia, l'ha tirato male. Di Marco era in panchina, ragazzi, non lo puoi far entrare all'istante per calciare un rigore, quindi c'è poco da fare. E leggo 2 commenti e poi diamo un po' di giudizi anche sui singoli. De Pica Pica, grazie di cuore, concentrati sull'obiettivo. De Pica Pica ormai è focalizzato totalmente allo scudetto, quindi dritto lì. Grazie di cuore come sempre per il grande sostegno. Grazie a Daniele Dario Salerno, grazie di cuore. Anche Daniele Dario Salerno che dice: la sconfitta fa male al cuore, ma è giusto così, alziamo la testa e teniamo vivo l'amore per questa squadra, amo l'Inter ora e sempre. Bravissimo Daniele, lo teniamo in evidenza perché sono d'accordissimo. Simo, le pagelle le faremo a parte, io sottolineo soprattutto la prova di Carlos Augusto, al di là del gol. Il gol sicuramente va a coronare una grande prestazione di un giocatore che adesso comincia a carburare. Fino a qui doveva ancora del tutto convincermi, ma adesso sta crescendo veramente a ritmi importanti. E poi chi sottolineiamo? Lautaro Martinez, che ha lottato tantissimo come al solito e si vede che è una marcia in più, però il rigore pesa chiaramente nel giudizio. E Bissek sicuramente mi ha fatto un'altra buona impressione, Acerbi fino all'ultimo quasi perfetto. Questi sono quelli da sottolineare secondo me. Sì, guarda, ti aggiungo giusto Frattesi, più che altro perché soprattutto nella prima parte l'ho visto molto attivo e nel vivo quasi di ogni azione offensiva. Altre partite le ha giocate peggio di oggi, ecco. Poi vabbè, i soliti Highlander, Acerbi, Darmian, questi hanno fatto ancora la solita partita. Bene il rientro di Pavard, che servirà nelle prossime uscite, e poi ecco, il resto, quello che ci rimane in testa purtroppo è il risultato, ma questo è inevitabile.
Chiudiamo qui questa clip, poi a parte faremo le pagelle. Purtroppo delusione chiaramente, uscire dopo 2 anni di vittoria della Coppa Italia, gli ottavi di finale, non è una cosa che si può festeggiare di sicuro. E chiudiamo qui. Nei commenti fateci sapere chi è stato per voi il migliore in campo e ci risentiamo poi a parte con le pagelle.